Capitolo 13. Ecco perché non basta solo il digitale. Il video è narrato da Luna, la nostra intelligenza artificiale. Abbiamo detto di non dover pensare che il passare da una card fisica, ossia dalla vecchia cara carta fedeltà in formato plastificato, ad una Fidelity Card elettronica, rappresenti una vera e propria integrazione digitale. Non parliamo poi degli aggiornamenti, perché sappiamo che, anche questi, sarebbero una componente potenzialmente negativa su tutto l'ecosistema digitale. Sappiamo che ogni app che viene sviluppata, sia per Android che per iOS, deve costantemente essere aggiornata per evitare che, con le graduali ma costanti revisioni dei sistemi operativi, si generino tutti quei piccoli bug o errori di sistema, piuttosto che si debba intervenire, più o meno spesso, per sistemare la visibilità delle stesse cose, su risoluzioni differenti. Perché? Semplicemente perché già abbiamo una differenza tra desktop e mobile. Sappiamo che ci sono due tipologie di risoluzioni differenti, dobbiamo poi suddividere il mobile in smartphone e tablet, ognuno dei quali ha poi schermo e risoluzioni ancora diversi, per cui ci si imbatte spesso in applicazioni che hanno difetti di compatibilità, rilevati anche all'origine. Ci ritroviamo infatti il messaggio su Google Play che ci dice «L'app è compatibile con alcuni dei tuoi dispositivi, proprio come quello sottostante». Come vedete dallo screenshot sopra esposto, mi compare questo messaggio su niente meno che l'app di Trenitalia e mi avverte che non tutti i miei dispositivi, di cui ovviamente Google Play è a conoscenza, sono compatibili con l'applicazione, che non potrò scaricare quindi su qualcuno di essi. I problemi di compatibilità come questo sono all'ordine del giorno e anche una società grande ed importante come Trenitalia fatica a rendere accessibile per tutti la propria applicazione. Figuriamoci cosa potrebbe succedere a noi. Tutto questo può tradursi, tornando al nostro ragionamento iniziale, in maggiori costi da sostenere. Quindi, una card fisica oppure una card memorizzata su supporti digitali, come sto card, non fa nessuna differenza, per cui ribadiamo ancora una volta che se il vostro pensiero è quello di investire denaro per tradurre in elettronico quello che oggi è fisico, come strumento di riconoscimento, investendo soldi, sappiate che è assolutamente inutile. Sarebbero tutti soldi buttati. Per non parlare delle fasce di età, in quanto anche lì si cela un potenziale problema. La ricettività verso gli strumenti digitali per quelle persone che sono in una fascia d'età avanzata. La nostra ferma convinzione è quella di rimanere con un sistema come quello attuale, carta fedeltà di plastica. Quello che va integrato, in modo importante e spinto, è il programma di fidelizzazione che ci deve essere alle spalle. Come possiamo vedere dal sondaggio della Loyalty One, anche nelle fasce d'età più basse, e sebbene adesso la preferenza per gli strumenti di tipo mobile aumenta ovviamente, resta comunque una percentuale residuale ancora molto importante. Ricordate che abbiamo parlato di un tasso di soddisfazione basso del cliente? Al 18%, ossia solo 18 utenti su 100, realmente compiono delle vere e proprie interazioni con chi gli dà dei regali, dei soldi o comunque dei premi, legati al suo ripetere atti di acquisto verso una determinata insegna, punto vendita o catena di punti vendita, dunque dei meccanismi di fidelizzazione. È proprio lì invece, ossia nei meccanismi e nei programmi di fidelizzazione, che bisogna andare a spostare le risorse. Lì vanno fatti dei corposi investimenti, perché quello è il cuore di tutto il sistema di fidelizzazione e quindi non semplicemente il passaggio di un sistema di riconoscimento, da fisico a digitale fine a se stesso. Hai un'attività commerciale? Sì. Bene. Aprila anche online tramite noi. Quindi, alla domanda come creare un e-commerce, le risposte sono:
Non il classico sito e-commerce aperto a tutti, ma un'app personalizzata per la tua attività che tu possa far installare ai tuoi clienti. In questo modo venderai solo a loro, ossia solo a coloro che ti conoscono e l'hanno scaricata, ma fidelizzerai 1 milione di volte di più di uno store aperto a tutti, ma da pubblicizzare. Ricorda che i tuoi clienti fedeli sono i tuoi clienti più importanti. E non devi perderli. Noi proponiamo la nostra soluzione. Un'app che ti consente di fare e-commerce su di una tua piattaforma partendo dai tuoi clienti di tutti i giorni e solo per loro. Come mai una scelta del genere? Se non hai ancora capito, più andremo avanti e più le grandi concentrazioni, sia fisiche che virtuali, saranno troppo forti. Sempre di più si affacceranno altri portali come TikTok o Douyin, dove gli influencer vendono dal vivo articoli di tutti i tipi, utilizzando degli streaming video che si aggiungeranno a YouTube, perché anche Google entrerà prepotentemente nel mondo dell'e-commerce, ma anche agli attuali Amazon e compagni. Come puoi pensare ancora di combattere contro tutte queste grandi piattaforme e con le future che nel tempo arriveranno? L'app ti consentirà tutto in modo smart ed ha tutta una serie di funzioni che, oltre a fornire ai tuoi clienti dei servizi a valore aggiunto, li fidelizzerà, vendita dopo vendita. Curioso di scoprire come creare un e-commerce con la nostra app, E-commerce Evolution? Scopri tutte le sue funzioni.